Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche generali per la prima metà di giugno 2024. Abbiamo la carta del Sole, amici del Sagittario. È una bellissima carta, devo dire che parla di espansione, di chiarezza mentale, di azione. È una carta di polarità maschile, molto young, diciamo così. Ma è anche una carta che parla di figli alle volte. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. E per capire come unire più oroscopi, ho pubblicato una guida e la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate le previsioni per il primo semestre del 2024 e il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Allora, queste sono previsioni generiche, quindi possono riguardare il lavoro, la famiglia, piuttosto che le relazioni di coppia o di amicizia. Io vi dirò qual è l'andamento energetico più importante e voi cercherete di adattarlo alla vostra realtà aiutandovi con gli esempi che andrò a fare. Allora, partiamo con un fante di bastoni, la carta del mondo, regina di bastoni, eremita, torre, due di spade e 10 di denari. Ma che bella lettura, ragazzi! Allora, vi dico di getto quello che sento. La prima lettura che mi viene è ehm, come se ci fosse un nuovo inizio, per molti da parte di un figlio e per altri siete voi che avete il nuovo inizio e magari anche proprio come figli, o come l'idea che ci sia un distacco dal nido familiare, ecco, per capirci, per una nuova avventura, per un nuovo percorso di studi, per X cosa. Andiamo a vedere carta per carta. Poi magari vengono fuori anche altre sfumature, chiaramente. Io vi faccio sempre gli esempi. Mm. 4 di spade. Giudizio e stella. Allora, cercate di capire voi se questo fante di bastoni può riguardare il figlio piuttosto che un partner, perché potrebbe anche essere. Sento meno la situazione lavorativa, ma ognuno cerchi di applicare la lettura alla propria realtà. Comunque, con questo giudizio ci potrebbe essere o mi viene da dire una decisione per un nuovo percorso di vita, oppure potrebbe proprio essere una telefonata, una comunicazione che arriva da lontano, un qualche cosa che nessuno sperava. Mi viene da dire che potrebbe essere una sorpresa, ragazzi. Andiamo a vedere il mondo. Perché il mondo di solito è una carta di conclusione, è una carta di
appagamento, infatti qui abbiamo anche un 6 di bastoni che mi parla di un raggiungimento di un risultato. Sento che potrebbe essere qualche laurea in arrivo, qualcuno che deve fare un viaggio per assistere alla laurea del figlio, piuttosto che il figlio che ha finito il percorso di studi e che quindi c'è questo ricongiungimento, come vi dicevo prima. C'è una distanza qui che però, diciamo, porta anche a un completamento, nel senso che il mondo parla sia di distanza fisica, ma parla anche di un obiettivo, di un raggiungimento di un risultato, della fine proprio di un ciclo. E siccome abbiamo anche questo 6 di bastoni, se per caso state per laurearvi, avete il figlio che si laurea, insomma, qualsiasi tipo di prova, esame o prova finale che dobbiate sostenere, sento che andrà a buon fine, ragazzi. Per qualcuno il mondo non rappresenta un viaggio in sé, ma più una distanza che c'è, o come la sensazione che qualcuno vorrebbe la famiglia vicino, ecco. Andiamo a vedere la regina di bastoni. 9 di coppe. Guardate, se fosse per esempio un nuovo inizio lavorativo, ho come l'idea che sì, ci potrebbe essere come un cambio, un nuovo inizio, ma ho come la sensazione che il ruolo non sia esattamente quello a cui aspirate voi. E se fosse una questione tra genitori e figli, ho l'idea che il percorso di studi, la scelta che abbiate fatto, che potrebbe anche essere il trasferimento in sé con la carta del mondo e non necessariamente gli studi, comunque che ci sia qualcuno, magari della vostra famiglia, che non vi appoggi tanto, o magari siete voi che non appoggiate tanto la scelta degli studi, la scelta del percorso di vita del figlio o dei figli. Non so, c'è come una mancanza di appoggio, una mancanza di soddisfazione personale, una mancanza di appagamento e anche di equilibrio. Andiamo a vedere l'eremita. Sette di coppe e 8 di coppe, che interessante. È come se doveste capire chi volete diventare, come brillare, qual è la vostra essenza. Ragazzi, il sole, adesso qua vediamo poi cosa esce dopo, ma il sole parla anche di bambino interiore. È come se avessi bisogno di riscoprire il bambino interiore, la bellezza delle cose semplici, cosa vi rende felice. Perché qui ho come l'idea che sì, potreste ricevere una bella notizia, perché comunque sento che potrebbe essere una bella notizia che cambierà in qualche modo la vostra vita, c'è la fine di un ciclo, un riconoscimento, potrebbe, sì, potrebbe essere la fine di un percorso di studi, la fine di una trasferta, cose di questo genere, un ruolo nuovo, ma è come se alla fine, anche se avete compiuto questo ciclo, è come se non foste completamente soddisfatti. Qualcuno sento che come ha una sorta di carenza nei confronti degli affetti, come se mancassero gli affetti. Dall'altro lato è come se mancasse un reale obiettivo. Cioè è come, ok, voglio diventare quella persona lì, però sto facendo questa strada, ma non lo so se mi porta ad arrivare a quella persona lì, a quel ruolo lì, a quel tipo di stile di vita. E quindi qui con la carta dell'eremita c'è come un rimettere in discussione tutte quelle che erano le possibilità di prima, le idee, perché tenete presente che il sette di coppe fa anche riferimento alle illusioni materiali. Quindi è un po' come se guardaste al passato chiedendovi, ma veramente sono queste le cose importanti? E qui parte un otto di coppe, un viaggio in te, che è l'arcano minore dell'eremita.
Quindi secondo me ci sarà come una sorta di rivalutazione di quello che per voi è importante. Cos'è la vostra essenza? Che cosa vi dice? Che cosa vi fa brillare? Che cosa vi fa essere gioiosi, felici, contenti, curiosi della vita? Andiamo a vedere la torre. Perché qui con la torre casca qualche certezza, casca qualche la regina di bastoni. Sento che questo ruolo e il fante di bastoni, ragazzi, ma guardate come si ripetono le energie. Io sento che qui quello che era prima un ruolo, scusate, a cui aspiravate, o un personaggio piuttosto che un incarico, quello che era importante prima per voi, ma che comunque non vi faceva sentire appagati, perché qua abbiamo un 9 di coppe al contrario. Devo dire che verrà messo fortemente in discussione. E poi qui abbiamo un 2 di spade al contrario, non avrete più dubbi. Lo sento molto come un risveglio spirituale, ragazzi, del tipo, ehi, ok, ho raggiunto il risultato, ma comunque non sono contento. Ma perché non sono contento? E qui vi rimetterete un pochettino in discussione i vostri punti di arrivo, che cosa mi rende felice, cosa vuole il mio bambino interno. E tutto quello che io pensavo di prima, il ruolo, la gavetta, tutto quello che ho imparato, è davvero quello che voglio diventare? È come se fosse messo in discussione un percorso di studio, un percorso di vita che è stato fatto. Fatemi sapere poi nei commenti come vi vibra. Andiamo a vedere questo 2 di spade, abbiamo di nuovo la luna, quindi una carta che parla di cose che vengono alla luce in questo caso, e un 5 di bastoni. Sì, io sento che vi metterete in dubbio un sacco di cose, ragazzi, ma è anche vero che ne uscirete, ne uscirete dai dubbi. Andiamo a vedere il 10. Abbiamo un fante di pentacoli e un cavaliere di coppe. Allora, prendetela come vi risuoni, però il 10 di pentacoli può far riferimento a una ritrovata unione familiare, a una famiglia allargata, a contratti, a fine cicli, premi, in denaro intendo, aiuti inaspettati, eredità. E siccome qui abbiamo qualcuno che vi porterà una comunicazione, potrebbe essere un'offerta, io sento che qualcuno qua non se lo aspetterà. Ho come l'idea che questa offerta sì, potrebbe essere tipo il giudizio è una presa di consapevolezza, quindi o verrete a sapere qualcosa, o potrebbe essere che proprio vi telefonino, vi chiamino, vi informino di qualcosa e vi dico che potrebbe essere qualcosa di sorpresivo. Da qui questo cambio, questa chiusura, questo ottenimento del risultato, ma c'è comunque una sorta di insoddisfazione. Ehm, Vi dico qui andrete a cercare cosa distruggere, mi viene da dire. Se è una questione tra genitori e figli, come avevo detto qua all'inizio, ragazzi, perché qua mi si ripresenta, io credo che qui quello che cadranno saranno le barriere. Mm? Perché effettivamente cambia il modo in cui si vedeva la situazione. Se prima c'erano delle cose importanti, adesso magari, se per esempio, vi faccio un esempio, se avete insistito tanto perché facesse quella carriera universitaria, avete fatto tanti sacrifici, tanti sforzi, 2 lavori, avete fatto di tutto per cercare di fargli finire gli studi e poi vi rendete conto che non è felice il figlio, qualche domanda probabilmente uno se lo fa. Era veramente quello che voleva fare lui? O sono io che ho proiettato il mio desiderio su di lui che si facesse quel tipo di titolo? È un esempio, eh? C'è come un rimettere in discussione certi punti di riferimento, certi obiettivi. Ma sento che qui, ragazzi, si arriverà appunto all'unione familiare, alla completezza, ok? Andiamo a vedere una fatina. Questa è rimasta qua, vediamo se casca, eh. La prendo. Wow!
fioritura e qui mi rimanda molto al sole, che è quello che fa crescere la natura. Qua abbiamo anche i girasoli. Allora, questa fata vi dice di imparare dalle esperienze e di usare la vostra innata luce, la luce interiore, per illuminare qualsiasi area della vostra vita ne abbia bisogno, oppure per illuminare la vita di altri. Se voi fate una presa di consapevolezza di questo genere nei confronti del figlio, potrebbe essere interessante esporre il tutto al figlio, cioè guarda, ho sempre pensato questo perché per me era importante, ma adesso che tu hai terminato e mi rendo conto che non sei felice, mi chiedo se il mio pensiero era nel giusto. E il figlio vi dirà: mamma, sono convinto che mi servirà, mamma, l'ho fatto solo per farti felice, mamma, mi spiace che tu abbia buttato via i soldi perché alle volte succede. Andiamo a vedere un oracolo per lavorare l'amor proprio. Ok. Mamma, carta numero 23, sono calma, sono pronta. Sono calma, sono in pace, ho capito, sono pronta ad affrontare, a buttare giù i miei schemi di comportamento, i miei schemi di pensiero, i miei schemi egoici. È l'ego che ci fa rimanere attaccati al risultato, perché si pensa che quando si otterrà quel risultato, quel lavoro, quel fidanzato, si sarà felici, ma no. Allora, forza, carta numero 34. La mia forza brilla o illumina, meglio detto, ehm, attraverso tutta la giornata, o brilla attraverso nel senso che illumina la giornata. Bene, cari amici del Sagittario, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, con... se la metto qua, così si vede meglio. Se avete piacere di sostenere il canale potete condividere il video o iscrivervi, e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete prenotare una sessione individuale attraverso l'email oppure abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!